Megastrutture. Enormi giganti di cemento. Possono essere la tua casa. Possono essere la tua punizione. Memory core deterioration accelerating. Ma possono anche essere la tua morte. Di recente i videogiochi indie stanno impazzendo con le megastrutture. Sono spaventose, stilose, oscure, fanno paura. E fammi indovinare, vuoi creare anche tu un videogioco così, vero? Vuoi degli edifici giganti, tristi, spaventosi, in grado di trasmettere al giocatore paura e tanta ansia. Va bene, ma prima di iniziare è giusto farci qualche domanda. Cosa sono le megastrutture? Perché ci fanno paura? Da dove è partito questo trend improvviso? Da quale concept? Perché un sacco di giochi indie le stanno implementando nell'ultimo periodo? Ma soprattutto, come possono degli edifici giganti raccontare così tanto con così poco? Warning. It is after you. 2014. Francia. Lo studio Limace 5 pubblica su Steam il suo videogioco, Nice Sans. La premessa di gioco è semplice. Siamo una ragazza di nome Lucy e dobbiamo farci strada attraverso paesaggi astratti e megastrutture enormi. Saremo soli. Le uniche cose che ci faranno compagnia saranno appunto questi enormi edifici senza colore e senza tempo. Nice Sans diventa nel giro di pochissimo tempo un piccolo cult del mondo indie, capace di trasmettere con solo la sua ambientazione e atmosfera una sensazione di terrore e ansia perenne nel giocatore. Perché abbiamo paura? Questa domanda, a mio parere, potrebbe esserci utilissima per il nostro videogioco sulle megastrutture. Perché questi semplici edifici spogli e privi di anima ci terrorizzano inconsciamente? La risposta è molto semplice. Le megastrutture ci terrorizzano perché sono enormi. Ma non è l'enorme di un grattacielo o di uno stadio. No, è qualcosa di ancora più grande, qualcosa di inumano. Sembra quasi impossibile che questi giganti di cemento siano stati creati da persone. Eppure sono lì, silenziosi e terrificanti. Le megastrutture ci terrorizzano perché attivano nel nostro inconscio una specie di meccanismo di ansia perenne che ci accompagnerà per tutta la durata del nostro viaggio. Un vero e proprio incubo. Questo concetto, ragazzi, deve essere il punto focale del nostro videogioco. Noi non stiamo solo facendo vedere dei palazzoni giganti con la nostra ambientazione. Noi stiamo raccontando una storia con soltanto i luoghi. Se voi riuscite ad innescare nel videogiocatore una sensazione di ansia e terrore, facendogli guardare dei semplici rettangoloni giganti con una texture di cemento appiccicata sopra, avete vinto. Mavros Sedeño, lo sviluppatore dietro Nice Sans, conosceva molto bene queste sensazioni quando ha creato il gioco. Le megastrutture nella quale si trova Lucy sono fredde, inospitali, artificiali, prive di qualsivoglia forma di vita. Un contesto completamente alieno che farebbe paura persino alla persona più coraggiosa sulla faccia della terra. Eppure per qualche strano motivo, ragazzi, queste strutture sono davvero affascinanti. Nice Sans, nonostante sia un gioco con già 12 anni sul groppone, racchiude nel suo world building tutte le ispirazioni e i concetti che ci servono per creare il nostro videogioco con megastrutture. Edifici e corridoi enormi, non umani, innaturali, che si estendono per chilometri e chilometri in tutte le direzioni. Ansia e terrore a palla, ma soprattutto una perenne sensazione di solitudine. Guardando le strutture di Nice Sans ci viene subito in mente Blame, il famosissimo manga di Tsutomu Niei, che è stato di enorme ispirazione per la realizzazione del gioco. Ma anche altre opere di artisti e architetti famosi sono stati di ispirazione per la realizzazione del titolo. Le strutture impossibili di Escher, le carceri di Giovanni Battista Piranesi, ma soprattutto il concetto stesso di megastruttura. Qui forse è meglio cominciare a prendere appunti. Fidatevi, potrebbe esservi di ispirazione. Le megastrutture nascono come termine nel 1960 in un articolo pubblicato dall'architetto giapponese Fumihiko Maki, ma solo nel 1968 si ha una vera definizione di questi edifici. Per farla breve, le megastrutture sono edifici enormi, intercambiabili e modificabili, che possono tranquillamente fare le veci di una città. Sulla carta questa roba funziona. L'idea di creare un edificio giga enorme e iperfuturistico e infilarci dentro quante più persone possibili per abbassare al minimo l'inquinamento è tanta roba.
Ma noi esseri umani non abbiamo né fisicamente né mentalmente la forza per vivere all'interno di queste strutture, semplicemente perché fin dall'alba dei tempi siamo stati abituati al modello di una città a cielo aperto, che si estendeva sempre in orizzontale e mai in verticale. Siamo comunque degli animali dal punto di vista biologico e vivere in una mega struttura, una enorme gabbia di cemento e metallo, per quanto possa essere all'avanguardia o piacevole come idea, ci farà solo del male. Ed è proprio su questo concetto che si basano videogiochi indie come Nice Sans e altri che andremo a vedere tra poco. Prendere un essere umano, infilarlo a forza in un ecosistema artificiale talmente grande da farlo sentire minuscolo e poi schiacciarlo come un insetto. I personaggi del nostro videogioco non devono essere degli eroi nel senso classico del termine. Non sono i guerrieri prescelti che devono sconfiggere l'oscurità o roba simile. Sono soltanto dei poveri disgraziati nati in una giungla gigante di cemento, odio e solitudine. Ed è qui che secondo me possiamo lasciarci alle spalle il nostro caro Nice Sans e analizzare invece un videogioco indie che prende tutti i concetti che abbiamo spiegato finora e ci crea sopra un world building incredibile utilizzando solo l'atmosfera. Ovvero Bubdi, a mio parere, rappresenta in maniera perfetta il concetto di world building schifosamente semplice ma funzionale. Siamo bloccati in una città che si chiama appunto Bubdi e vogliamo cambiare aria. L'unico modo che abbiamo per andarcene però è comprare un biglietto e fuggire via treno. Ma dobbiamo fare in fretta, i biglietti stanno esaurendo e l'unico treno disponibile sta per partire. Qui i fratelli Lemaitre, gli sviluppatori del gioco, prendono il concetto di terrore causato dalla mega struttura e lo rendono un problema sociale. Bubdi è una città abbandonata a se stessa, scollegata dal resto del mondo, una specie di fortezza di cemento molto simile per certi versi alla vera città murata di Kowloon, in Cina. Lì le persone stanno lentamente impazzendo. Vivere in una città, o meglio, in una prigione di cemento così grigia e inospitale, che voi lo vogliate o no, fa malissimo al cervello umano. Gli abitanti di Bubdi cercano in ogni modo di togliersi questo enorme senso di oppressione e solitudine dalla testa. C'è chi passeggia costantemente per le vie della città, chi fuma, chi si diverte a fare dispetti al prossimo, chi si droga e chi invece tenta di creare arte. La loro non è paura per gli edifici, quella la proviamo noi, ma più una specie di sconforto. La consapevolezza di essere stati abbandonati, la consapevolezza di non avere i mezzi o le cure necessarie per sopravvivere e un tremendo fatalismo riempiono l'aria di questo posto. Gli abitanti di Bubdi si sono arresi. Non hanno più nulla in cui credere e nemmeno migliaia di biglietti per il treno come quello che noi dobbiamo recuperare durante il gioco possono salvarli. Si sono abituati alla città e lei se li è divorati. Con Bubdi, i fratelli Lemaitre ci danno la possibilità di prendere ispirazione sia a livello di world building che a livello artistico. La città è costruita con in mente un'estetica molto particolare, ovvero quella brutalista. Il brutalismo penso che lo conosciate tutti, no? Case popolari, grigie, spoglie, in grado di ospitare innumerevoli persone. Tutto questo con poco spazio e pochi soldi. Funzionalità estrema a scapito dell'estetica. Bubdi sguazza su questo concetto e il risultato è terrificante e incredibile. Esterni enormi e grigi, interni inospitali e privi di qualsiasi tipo di colore. Non sembrano nemmeno delle case a momenti, ma grossi blocchi di cemento messi a caso sulla mappa. Risultato? Un mondo spaventoso, deprimente e inquietante. Bubdi, a mio parere, pur essendo un gioco così semplice e di breve durata, riesce con la sua città a creare un world building politico ed umano davvero incredibile. Qualcosa che a mio parere può essere di enorme ispirazione per il nostro videogioco sulle megastrutture. Ora che siamo entrati nel mood, cerchiamo di capire perché è nato questo trend nei videogiochi indie. Perché le megastrutture sono ovunque in quest'ultimo periodo? Il motivo in realtà è abbastanza semplice. Che voi ci crediate o no, creare un'ambientazione con delle megastrutture non è così difficile. A livello puramente tecnico è molto facile implementare un'estetica simile all'interno di un videogioco. Bastano delle forme semplici, come ad esempio rettangoli o triangoli, texture uniformi e ripetute,
dimensioni fuori scala e una luce fredda e inospitale. È difficile spiegare perché gli sviluppatori indie abbiano deciso di utilizzare proprio le megastrutture come mezzo espressivo nell'ultimo periodo, ma credo che sia tutto dovuto a una loro possibile visione del mondo. Le megastrutture, dopo tutto, sono enormi complessi industriali e tecnologici che fanno sentire l'essere umano minuscolo ed insignificante, incapace di farsi valere all'interno di un mondo molto più grande e complesso di lui. Allo stesso tempo, nel mondo reale, abbiamo una situazione simile con le intelligenze artificiali, con gli algoritmi, enormi giganti tecnologici che hanno invaso ogni aspetto della nostra vita. Non è solo una sensazione comune di smarrimento e mancanza di umanità, ma è anche una reazione collettiva di paura e ansia dovuta alla crescita fuori controllo della tecnologia, che si è evoluta a tal punto da farci sentire praticamente inferiori in tutti gli ambiti. Le megastrutture, se ci pensate, nascono dallo sci-fi, dalla fantascienza. Nella visione dei suoi autori originali, le megastrutture venivano viste come delle bellissime colonie spaziali in grado di ospitare la vita umana attraverso la tecnologia. Una tecnologia buona e soprattutto ecologica. L'esatto contrario della raffigurazione moderna di megastruttura, che viene raffigurata più come un enorme ammasso di metallo e cemento inospitale e sterile. Qualcosa che sembra quasi odiare gli esseri umani. Un altro motivo valido, a mio parere, potrebbe essere una scelta puramente di stile. Sempre più sviluppatori e artisti nell'ultimo periodo stanno optando per uno stile narrativo più da show, don't tell. Certe volte non servono dialoghi lunghissimi o cutscene mozzafiato per raccontare la storia di un mondo spaventoso e in rovina. A volte bastano solo dei luoghi consumati dal tempo, testimonianze di persone che non ci sono più e una stupenda atmosfera opprimente per costruire tutto. Il concetto è semplice, bisogna dare poche informazioni al giocatore, ma quelle poche informazioni devono essere mirate e soprattutto interessanti, in modo da permettergli di unire i puntini e di scoprire a poco la storia. Certe volte non serve esagerare con le descrizioni o con i dialoghi per far capire al giocatore la sofferenza di un mondo di gioco. La persona che è dall'altra parte dello schermo non è stupida, è abbastanza intelligente e creativa da formulare un suo pensiero e un suo giudizio sulla lore del nostro mondo di gioco. Dobbiamo solo permettergli di farlo, tutto qui. E molti sviluppatori indie in quest'ultimo periodo sembrano aver capito questo concetto. Mostra, non dire. Lascia che il giocatore entri nel tuo mondo. Lascia che si confonda, che si senta solo, che abbia paura. E dopo, a piccoli pezzettini, fagli capire cosa non va. Il risultato sarà strepitoso. Lui amerà il tuo mondo, perché sentirà di averlo compreso e assimilato nel suo cuore, e tu avrai creato un bel cazzo di gioco. A livello tecnico è così, ma a livello di world building va bene l'atmosfera, va bene l'ambientazione. Ma come si può implementare una struttura a livello narrativo nel nostro bellissimo videogioco? Non deve essere solo qualcosa di passivo come la città di Babdi, ma qualcosa di attivo, di vivo, che si infila a forza nella vicenda. Come possiamo creare una storia in grado di prenderci per la gola e non lasciarci più? Dobbiamo far parlare la nostra mega struttura. E a tal proposito mi è venuto in mente un altro esempio che può aiutarci nella nostra missione. Un gioco che a mio parere riesce a prendere il concetto di megastruttura e a renderlo qualcosa di vivo e terrificante. Warning, you are not alone. White Knuckle è un piccolo gioiellino sviluppato dallo studio indie Dark Machine Games. La premessa di fondo è abbastanza semplice. Siamo un'operaia e lavoriamo all'interno della Ruby Mountain Superstructure, un enorme complesso di cemento e acciaio scoperto sotto le montagne del Nevada. Se in Night Suns avevamo paura dell'ignoto e in Babdi provavamo solitudine e depressione, in White Knuckle invece abbiamo una paura primordiale. Perché a differenza dei giochi che ho citato in precedenza, qui la megastruttura è viva e vuole ucciderci. Le creature aliene che la abitano sembrano far parte di un enorme e complesso ecosistema, comandato da qualcosa di molto più grande di noi, qualcosa che ha creato tutto questo e che non ci vuole al suo interno.
Noi esseri umani, spinti dal desiderio di conoscenza, abbiamo iniziato a stabilirci all'interno di questa struttura, modificando l'ambiente a nostro piacimento e cercando di instaurare a forza una gerarchia dentro un corpo che non ci desidera, come una specie di virus indesiderato. White Knuckle, a mio parere, è l'unione perfetta tra tematiche politiche e paranormali. Politiche perché raffigura in maniera completamente fredda le vite delle persone che lavoravano ai piani bassi della superstruttura, abbandonati e dimenticati da individui pieni di ego e potere che hanno messo i loro interessi al primo posto, interessi che poi gli si sono ritorti contro. Paranormali invece perché per tutta la durata del nostro viaggio noi dobbiamo costantemente vivere con la consapevolezza di essere degli intrusi all'interno di un organismo vivo che vuole solo liberarsi di noi. A differenza degli altri titoli che vi ho citato, qui non siamo solo noi che vogliamo scappare dalla megastruttura, ma è la megastruttura stessa che vuole buttarci fuori. È un concept terrificante e originale. Qualcosa di assolutamente incredibile che secondo me vale la pena esplorare nel nostro bel videogioco. Ma facciamo finta che non basti. Facciamo finta di voler spingere ancora di più l'acceleratore sul fattore horror. C'è un ultimo grande concept che possiamo utilizzare per il nostro videogioco. E se la megastruttura non fosse più un edificio, ma semplicemente il risultato delle nostre emozioni, il nostro personaggio principale magari ha tanto da offrire. Un passato violento, una perdita improvvisa, qualcosa che innesca in lui sentimenti che lo portano lentamente e inesorabilmente alla rovina. E a tal proposito penso di avere il gioco perfetto anche per questa occasione. Idols of Ash prende il gameplay di White Knuckle e lo rovescia, letteralmente. Sviluppato da Leafy Games, questo titolo utilizza per il suo world building un'emozione umana, il lutto. In Idols of Ash noi siamo una scalatrice, armata di corde e rampino, che decide di scendere all'interno di un enorme abisso per ricordarsi un'ultima volta di una persona cara che purtroppo è passata a miglior vita. Nonostante il gioco non ci spieghi praticamente nulla della trama, se non attraverso i ricordi frammentati della protagonista, la sua atmosfera è semplicemente incredibile. In Idols of Ash, l'enorme abisso che dobbiamo esplorare non è altro che un'enorme megastruttura di pietra e sabbia che si estende per chilometri e chilometri sottoterra, decorata ogni tanto da inquietanti statue, gli idoli di cenere, per l'appunto. Ed è qui che il significato di megastruttura cambia completamente. Mentre in giochi come Babdi e White Knuckle le megastrutture sono degli edifici reali e tangibili, in Idols of Ash il luogo esiste a causa di un'emozione umana, una tristezza indecifrabile che si trasforma in megastruttura. L'abisso non è un luogo come gli altri, ma una specie di punto di contatto tra il mondo degli umani e l'aldilà. Lì le ceneri dei morti trovano riposo, si uniscono in enormi anfore luminose piene dei loro ricordi di quando erano ancora in vita. La megastruttura non è più solo qualcosa di enorme e inquietante, ma diventa una vera e propria tomba gigante sottoterra. Un enorme cimitero protetto da degli orribili centopiedi affamati che ci inseguiranno per tutto il gioco. La protagonista di Idols of Ash sa cosa va incontro, sa che il luogo nella quale si trova non appartiene al mondo dei vivi, ma nonostante tutto decide comunque di scendere giù in profondità. Il dolore è troppo forte, ha appena perso lei, una persona che molto probabilmente era tutto per la protagonista. E ogni volta che noi interagiamo con le anfore verdi, i checkpoint del gioco, la protagonista si ricorda brevemente della persona a lei cara e prova un po' di sollievo. Ma non basta mai. Le nostre emozioni sono più forti del buonsenso e nonostante il pericolo e l'orrore, continuiamo a scendere, sempre più in profondità. L'abisso, la megastruttura ha cercato di avvisarci, ha cercato di spiegarci che quel luogo era un simbolo di morte, ma noi non abbiamo voluto ascoltare. Ci siamo spinti troppo oltre e abbiamo fatto la stessa fine delle persone che si sono avventurate nell'abisso prima di noi. Siamo diventati degli idoli di cenere, delle persone consumate dall'abisso, un lugubre testamento di un lutto che non è mai stato veramente superato. Questo, a mio parere, è uno dei concept più potenti che possiamo utilizzare per il nostro world building su una megastruttura. E l'ho trovato così, a caso, in un videogioco che attualmente costa meno di 3 euro su Steam. Un'emozione negativa così potente, così raggelante, da generare un incubo che ci farà scendere sempre, sempre di più verso la fine. Una roba da brividi.
Le megastrutture, a mio parere, sono un concept veramente interessante. Possono essere la nostra casa, possono essere la nostra punizione e possono anche essere la nostra morte. Creare delle megastrutture non è un compito semplice, ma è qualcosa di fattibile. Adesso tocca a voi. Andate, fate i vostri videogiochi con delle megastrutture, sperimentate e non abbiate paura di andarci giù pesante. Fatele parlare, fatele respirare e fate in modo che diano emozioni, perché a volte basta solo un edificio e una grande idea per dare vita a un nuovo e spaventoso mondo.